Ciao a tutti amici del canale e ben ritrovati in questo nuovo video. Questa è la seconda parte del seminario che poi, come se qualcuno avrà già visto la prima parte, non è proprio un seminario ma è una chiacchierata tra un meccanico, il più esperto, il guru dei meccanici, quindi stiamo parlando di Andrea Minari, dei motori Rotax, quindi una chiacchierata, dicevo, tra lui e i piloti, cercando di sfatare qualche mito sul motore Rotax, che è quello che vedete dietro di me, è il mio 914 del mio autogiro, e di cercare di debellare qualche cattiva usanza che magari si fa e non deve essere fatta. Come avete visto, la prima parte c'è stata un po', diciamo, una review generale del motore, come funziona, come mantenerlo, quali sono le principali caratteristiche, perché è uno dei motori più diffusi in campo aeronautico, cioè nel campo degli ultraleggeri. Questa seconda parte sarà un po' più dedicata alle domande, alle cose che sono successe, a vari eventi, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Quindi diciamo che è un'ulteriore chiacchierata, si tratta di un'ulteriore chiacchierata libera sul motore e cosa può portare un cattivo malutilizzo del motore all'interno e in termini di parti sciolte. Ringrazio ancora la scuola di volo di Icarus di Mazzè per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa giornata con Andrea Minari. Ringrazio ovviamente la Microflight, che è la società di Andrea Minari, per la disponibilità, e ovviamente l'aviosuperficie il Falco, che ci sta ospitando in questa giornata. Direi che come introduzione è più che abbondante. Forse questo video sarà leggermente più corto rispetto alla prima parte, che era veramente un bel pippone, però ho cercato di tenerlo il più integrale possibile per poter dare l'opportunità a tutti voi di fare delle valutazioni su come usate il vostro motore Rotax. Andiamo direttamente in aula con l'ultima parte di questa chiacchierata, di questo seminario di Andrea Minari sul buon funzionamento e il buon utilizzo e manutenzione del vostro motore Rotax. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, like al video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Buoni voli a tutti, ciao! È un motore che è stato fermo un paio d'anni in un hangar con la terra come sottofondo e con i lamieroni ondulati come ce ne sono tanti in giro, e una volta aperto potete vedere tutta la ruggine, i puntini di ruggine che si è accumulata nel motore. Questa è anche una delle cause e delle ragioni per cui la Rotax dice che dopo 8 anni comunque il motore va aperto e eventualmente revisionato, perché non si sa e non sappiamo come sono stati manutenuti. Guardate qua tutta la ruggine appoggiata sulle bielle, sull'albero motore, è una roba veramente terrificante. Questo solo per darvi un'idea. Guardate un prigioniero, un tirante di un cilindro, bello arrugginito anche questo. No, questo non c'entra, aspetta, volevo farvi vedere un'altra cosa, eccolo qua.
Questo è lo statore dell'accensione, sempre dello stesso motore. Guardate la ruggine tutta attorno. Questo è sempre lo stesso motore che è rimasto fermo per un paio d'anni più o meno. Soprattutto d'inverno, quando volete mettere in moto il motore, se non lo mettete in moto per almeno un'ora e lo tenete in moto, è meglio lasciarlo fermo, perché diversamente l'olio fa condensa, va in emulsione e praticamente prima che smaltisca tutta la condensa e l'umidità che c'è dentro deve passare un sacco di tempo. La Rotax dice addirittura che il motore dovrebbe girare almeno un'ora a 100 gradi per far fuori, per eliminare l'umidità che si accumula, per cui è meglio lasciarlo stare, fargli fare magari 3 o 4 giri all'elica a mano per smuovere l'olio, ma non metterlo in moto. Se lo mettete in moto vuole assolutamente scaldato, ma proprio scaldato come se foste andati a volare. Un'ora a 100 gradi ogni settimana? No, allora, se tu lo lasci fermo sempre non c'è problema, se lo lasci fermo anche 3 mesi non succede niente, ma se lo vuoi andare a mettere in moto, lo devi tenere in moto molto per scaldare l'olio, per mandare via l'umidità, perché sennò impiastri tutto e è peggio, non lo lubrifichi il motore, gli dà fastidio. Temperatura dell'olio? Almeno 100 gradi, almeno. Guardate i tiranti dei cilindri, sempre dello stesso motore. Questo è per darvi un'idea, è un albero dell'elica, dalla parte fuori che non si vede chiaramente c'è il piatto dell'elica, e questa è tutti i depositi, tutte le incrostazioni di cui parlavamo prima usando la benzina Avgas. Provate a immaginare una frizione impastata così, praticamente non funziona più, non lavora più perché diventa un blocco inservibile, fa solo da contrappeso. Questo è l'utilizzo gravoso di cui volevo parlarvi stamattina, che abbiamo parlato. 4800 giri, quasi 30 di map. Qui il motore è stracarico, l'elica ha un passo spaventoso. Questo non è stato fatto a terra, è stato fatto in volo. Quindi provate a immaginare quel povero motore qua, quante benzine gli state buttando dentro che lui non può sfruttare, non può utilizzare, perché l'elica è talmente carica che non riesce a prendere i giri. Questa è la cosa più pericolosa per il scusate, per il discorso della detonazione che abbiamo detto stamattina, che vi può fare il motore proprio meccanicamente parlando, ve lo distrugge. Infatti, se voi fate caso, nel manuale c'è scritto che 5800 giri li potete tenere solamente per 5 minuti quando decollate. Perché? Perché la Rotax ha probabilmente deciso che quei 5 minuti lì sono il massimo che voi potete tenere il motore prima che possano innescarsi problemi di autoaccensione o di detonazione. Il bollettino 79 che ha emesso la Rotax adesso l'ho emesso perché ci sono stati molti casi di motori che hanno perso potenza, si sono rotti, hanno bucato pistoni, ne hanno fatti di tutti i colori, poi hanno stabilito che il problema era l'utilizzo sbagliato da parte dei piloti. E come dicevamo stamattina, sono sempre i piloti che tirano giù gli aeroplani, o pilotandoli o utilizzandoli male. Un'altra cosa simpatica è questa che abbiamo trovato sul motore. Queste qui sono 2 pompe in parallelo, con però solamente una massa in cui sono attaccate tutte e 2, quindi staccandosi queste si sarebbero fermate tutte e 2, un montaggio che è praticamente inutile, perché parallelo con una massa sola è una cosa veramente incredibile. E questo l'ha fatto una ditta costruttrice, lì bello, questo è il circuito dell'olio, penso che tutti lo conosciate, che facciamo senza spiegarlo. Comunque l'olio viene aspirato da questo tubo, dal tubo centrale che va a pescare l'olio al centro del serbatoio, viene mandato al radiatore, il radiatore viene ovviamente raffreddato, il radiatore va montato con i raccordi verso l'alto. Questo perché? Perché se si ferma dell'aria, in questo modo l'aria se ne va e esce, viene aspirata dal motore, va nella pompa, ma poi viene sparato fuori. Una volta che l'olio arriva nella pompa e viene distribuito in tutto il motore, cade nel basamento e con questo tubo ritorna nel serbatoio. Viene sparato di ritorno sul fianco del serbatoio, c'è una rete metallica, qualcuno di voi probabilmente l'avrà vista, che serve per separare le bolle d'aria in emulsione con l'olio. Le bolle d'aria praticamente restano attorno al serbatoio, poi pian piano se ne vanno e escono
dallo sfiato che c'è appena sotto il tappo e il motore torna a pescare l'olio praticamente privo di emulsione al centro del serbatoio. Comunque questa è una cosa più che altro che riguarda i costruttori e non voi, perché voi dovete fidarvi di quello che vi hanno dato, ovviamente. Scusi, se non mi sbaglio, Rotax prevede la valvola termostatica sull'impianto di raffreddamento. No, la Rotax non prevede valvole termostatiche, la Rotax lascia sempre al costruttore la decisione di montarle o non montarle. Vabbè, comunque io esperienza ho visto che Tecna monta la valvola termostatica. Sì, tanti le montano. Che fra l'altro è marchiata Rotax, oltretutto, se non mi sbaglio. Comunque, No, vabbè, indipendentemente da quello. non è marcata Rotax. Ma e la valvola termostatica sull'impianto dell'olio cosa ne pensa? Fa solo bene. Tenete conto che sia la valvola termostatica dell'acqua che quella dell'olio non sono termostati veri e propri, sono dei deviatori, perché il termostato chiude o apre. Se chiudiamo il circuito dell'olio il suo motore dura 3 minuti, poi viene eliminato. Quindi quei termostati lì cominciano a funzionare quando l'olio comincia a scaldarsi, e comunque è sempre in circolo. Una volta che comincia a scaldarsi cominciano a selezionarle o dal radiatore o mandarlo direttamente nel motore. Quando poi passa dal radiatore, quindi? Sì, bypassa il radiatore, esatto. Se è freddo non lo attraversa, come comincia a scaldarsi manda l'olio al radiatore per cercare di mantenere la temperatura costante. Però ce ne sono tante marche, ci sono tanti costruttori che fanno quello che monta la Teclam, lo fa Pica Piccone, non è marcato Rotax, lo fanno loro, che funzionano bene, non abbiamo mai avuto problemi. Poi ci sono dei termostati che vengono fuori da tante di altre ditte, ce n'è una tedesca che fa un termostato molto bello che aveva montato direttamente sulla pompa dell'olio, e infatti ne abbiamo venduti parecchi, e sempre la stessa ditta fa un termostato che va montato direttamente sulla pompa dell'acqua, per cui non hai niente in giro, tubi, impianti, aggeggi, sono molto belli. Per farvi capire, è un filtro che abbiamo torto da un impianto di un P96. A parte il discorso del filtro di plastica, che vabbè, lasciamo perdere, ormai non pensavo neanche più ce ne fossero in giro, è che di carta la Rotax consiglia di non montare filtri della benzina di carta, perché la carta ferma l'umidità, cioè trattiene l'umidità. Se voi avete molta umidità nella benzina, sia in sospensione che attirata dalla condensa o dall'etanolo, che parlavamo prima, il filtro rischia di intasarsi, di passare poca benzina. Infatti c'è addirittura un bollettino che risale agli anni 90 e qualcosa della Rotax, dove dice di assolutamente non montare filtri di carta nella benzina. Però ogni tanto qualcuno purtroppo si trova ancora. Ma la pratica di tenere soprattutto d'inverno i serbatoi pieni? Beh, fa solo bene, perché eviti la condensa della superficie del serbatoio, che poi la gocciolina cade, si riunisce nel gas collector e piano piano si riempie. Prima che si fermi un motore per l'acqua ce ne vuole, perché il gas collector di solito è alto 10-12 cm, la benzina entra dall'alto, esce dall'alto, quindi deve riempirsi, cioè ce ne vuole veramente, però è meglio tenerlo pieno il serbatoio. Poi un'altra cosa, non solo il serbatoio fa la condensa, ma anche i carburatori. Il corpo stesso del carburatore, caldo, freddo, notte e giorno, inverno, primavera soprattutto e autunno, fa la condensa, la vaschetta. Voi tante volte è successo, non so se potrebbe essere successo anche a voi, smontate il gas collettor che è perfettamente pulito e le vaschette c'è dentro l'acqua, c'è la goccia d'acqua. Quella non è acqua che viene dalla benzina, è la condensa che fa il carburatore. Ma lì purtroppo non ci si può fare niente. Come quelli che ad esempio dicono: ah, ma io fermo il motore, fanno l'accelerata, ma e poi così si è vuotato il carburatore, non è vuotato niente. Perché anche quando il motore continua a andare verso il minimo, la pompa continua a buttare dentro, il carburatore continua a riempirsi. E anche c'è qualcuno ogni tanto che chiude la benzina e aspetta che il motore si fermi senza benzina, così vuotiamo i carburatori. La balla, il carburatore non si vuota. Non si vuota mai il carburatore. Per vuotarlo dovete smontare la vaschetta e vuotarla così, allora sì, ma se no è impossibile. Un'altra cosa che ogni tanto capita di trovare, fortunatamente ormai sono quasi sparite, sono i tubi con la tela fuori, la tela esterna. Anche nelle automobili, se queste qui non le montano più, sono fuori legge, perché se si imbibiscono di olio o di benzina, succede qualcosa, si incendia.
qualcuno c'è ancora in giro di quei tubi qua, macchine vecchie magari, o macchine su cui non hanno fatto le manutenzioni, o che roba che magari hanno recuperato da qualche parte. Questa è una cosa altra molto pericolosa che questa qui, assolutamente da evitare. Ma l'acqua del carburatore, se uno fa girare un po' a terra prima di decollare, non va via? No, non va via, perché se tu guardi la vaschetta non è piatta, ha un pozzetto centrale con una corona attorno che serve apposta per evitare che l'acqua vada nel punto più basso dove viene pescata la benzina. Quindi per andare lì deve riempirsi. Però tante volte quando le smontiamo c'è proprio la goccia d'acqua che gira, che va, ma non succede niente. E neanche nel caso dovesse eventualmente mangiarla in volo, ci è successo parecchie volte, è successo anche a me, sentite il motore che fa quel colpo di tosse lì, ve la fate sotto, però non succede niente. Cosa è stato? Una volta mi ricordo con uno Zenair, eravamo decollati sempre lì da Parma, così a un certo punto un odore di bruciato, ci siamo guardati, la roba da riempirsi fino a qua. Siamo atterrati immediatamente in un campo, si era staccato un filtro, era caduto sulla marmitta, aveva cominciato a colare la gomma. Ma anche lì, sei in volo, senti odore di gomma bruciata, cosa fai? Si incendia l'aeroplano, non è bello. Oh Madonna, sta minchia. Una stuccata e via. qui però c'è... Proporrei colpo di saldatura. Sì, questo è stato un caso un po' strano, perché questo motore è stato fatto vedere in giro. E allora abbiamo detto, vabbè, lo smontiamo, vediamo cosa è successo, però non l'ha fatto guardare a nessuno, il motore è sparito. Probabilmente o hanno fatto un fuorigiri micidiale, o come è successo più di una volta hanno perso l'elica in volo, perché se perdete l'elica in volo il motore accelera tutto, fa 35.000 giri il motore. È inevitabile, non ha volano, non ha niente, non ha freno. Però è interessante, perché qui sicuramente è venuta fuori una biella, come quelle che vi ho fatto vedere prima stamattina. Questo qui è sempre un motore che ha, allora, eccolo qua che arriva, eccolo qua. Questa è una bronzina dell'albero motore, sempre un motore a cui ha cambiato l'olio mio cugino, che è bravo, e anche qui probabilmente non hanno fatto lo spurgo. Ma non piace la lista tuo cugino? Non piace la lista tuo cugino? Sì. E ha fatto fuori, vedete, allora, le bronzine voi sapete che sono fatte di 2 o 3 metalli diversi. C'è un primo metallo esterno che è color argento, diciamo così, che è a base di piombo, zinco, stagno, quelle menate lì, e poi c'è il metallo rosa sotto, che è la parte un po' più dura. Qui è andata via, se vedete, aspetta, facciamola. Ecco, vedete, qui si vede ancora la superficie, diciamo così, il primo strato. Questo è il secondo strato che è venuto via. Nella bronzina centrale addirittura è venuto via tutto, perché poi si è inchiodato il motore, saluti e baci. Chiedo scusa, giusto per non rimanere con un dubbio che non ho capito, e quando parli che non è stato fatto lo spurgo, che non ho capito cosa vuol dire? Allora, quando tu cambi l'olio, Sì? vuoti il filtro, Sì. ok? Togli il filtro, lo monti, è vuoto il filtro, poi spurghi il serbatoio dell'olio, vuoti tutto, metti l'olio. Se tu metti in moto, l'aria che è rimasta nel circuito perché tu non hai fatto lo spurgo ti va a danneggiare il motore. Quindi per sopperire a questo? Per sopperire a questo, quando si cambia l'olio bisogna mettere l'olio, cambi il filtro, smonti le candele superiori del motore per farlo girare più velocemente, poi o gli soffi aria dentro per mandare dentro l'olio, oppure aspetti col motore d'avviamento che vada in pressione ancora, cioè lo fai girare finché sale la pressione dell'olio. A quel punto qui vuol dire che il motore è tornato ad essere pieno d'olio, poi tu lo puoi mettere in moto senza problemi. Ma se lo fai senza, prima che il motore aspiri l'olio, riempie la pompa, riempie il filtro dell'olio che era vuoto, cambi tutte le punterie che si sono vuotate, passa quei 5, 6, 7 secondi o 10 che il motore gira vuoto. Niente. Però qualsiasi meccanico che vi fa il tagliando, che vi ha fatto il tagliando, l'avrete visto, immagino. Questa è la curva di potenza, il diagramma
della potenza del motore, della coppia. Se voi vedete, ad esempio, questa è la coppia del massimo potenza del motore e questa è la potenza che assorbe l'elica. Se vedete, fate i conti, si incontrano esattamente 5800 giri. Vuol dire che se il vostro motore a tutta manetta fa 5800 giri, avete tutta la potenza del motore, che qui sono in kilowatt, comunque vabbè, calcoliamo i 100 cavalli, moltiplichiamo per 1,33 e la potenza che oppone l'elica va al massimo anche lei per incontrarsi e annullarsi a 5800 giri. Il vostro motore in questo caso ha 100 cavalli esatti. Se voi aveste l'elica più carica, magari questa curva si ferma prima, perché non riesce a tirarla, e anche la potenza ovviamente comincia a diminuire. Mentre la coppia, se voi vedete, comincia a averla a 5000, poi la mantiene per 300-400 giri, poi comincia a calare. Voi sapete che la coppia e la potenza sono due cose diverse. Allora, gli strumenti del motore, tante volte mi chiamano perché hanno la pressione dell'olio che va su e giù. Nel senso, quando mettete in moto il motore da freddo, la pressione può arrivare a 7 bar, anche 8 bar delle volte. Poi man mano che il motore si scalda, che l'olio diventa più fluido, si abbassa. Tante volte quando accelerate in decollo la pressione tende ad abbassarsi, è una cosa abbastanza normale perché la valvolina che mantiene la pressione del motore non riesce a tenere dietro all'aumento di velocità del motore. Questo è un altro motivo per cui dovete accelerare adagio e poi comunque deve ristabilirsi, cioè una volta che voi il motore al minimo a 2000 giri lo avete a 5 bar, decollate, va a 3, poi piano piano deve tornare a 5, comunque restare a 4, non deve restare a 3 perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se mettete in moto un motore, avete la pressione a 0 e non sale, fermatelo entro 5 secondi, poi se no lo fate fuori. È già successo. Una cosa molto bella è successa tanti anni fa, che ho venduto un 80 cavalli a un mio cliente, un meridionale, è venuto a prendere con sua moglie, gliel'aveva regalato sua moglie probabilmente per, non so, per forse qualche anniversario, insomma gli ha regalato sto motore, l'hanno montato su un aeroplano, mi chiama dopo 5-6 giorni, mi dice: sono Minari, abbiamo un problema, cosa è successo? Abbiamo messo in moto il motore, fece un urlo e si fermò, proprio così, parole, fece un urlo e si fermò. Cos'è? In poche parole, hanno messo in moto il motore senza elica e senza cavi dell'acceleratore, quindi ha accelerato tutto, fece un urlo, poi si è inchiodato tutto, è tornato su con sua moglie, poveretto, questo qua che era avvilito, abbattuto, abbiamo aperto il motore, c'era le bielle, cioè praticamente sembra il Cristo, ha centrifugato l'olio e si è buttato via il motore, aveva 5 secondi di moto. 5 secondi. Oltre alla mezz'ora di rodaggio che ha fatto in fabbrica, esatto. Ma fece un urlo, si fermò, è rimasta famosa. Se voi vedete, allora intanto parliamo di una cosa, gli strumenti che abbiamo noi non è roba certificata, per cui le letture che vediamo lasciano un po' il tempo che trovano, anche le sonde non sono certificate e neanche lo strumento, per cui la pressione, diciamo così, base che voi vedete tutti i giorni, mettiamo 5 bar, non è la pressione esatta assoluta, è la pressione che voi leggete in quel momento lì. Quando dovete preoccuparvi? Quando un certo giorno la pressione va a 4 o va a 3 senza un motivo valido, vuol dire che sta succedendo qualcosa, quindi controllate, fate controllare, io parlo sempre da meccanico, fate controllare il motore perché sta succedendo qualcosa. Cioè il fatto della correttezza dell'indicazione va bene fino a stasera, è la variazione della lettura che noi vediamo nel tempo o da un giorno all'altro, questo è che deve darvi il pensiero di far controllare che c'è qualcosa che non va, che ci sia qualcosa che non va. Ecco, d'altra cosa, un po' di curiosità a livello proprio terra. Il livello dell'olio deve essere, è quello che di cui abbiamo parlato stamattina. Accelerata prima dello spegnimento, anche questa non serve assolutamente a nulla. Poi, scusate, la manetta del gas al massimo quando uno mette il motore in hangar, per far risposare le molle. Anche questa è bella perché sembra che le molle lavorino in un regime di snervamento. È ovvio che la molla, se è una molla, torna indietro sempre nella stessa posizione, è una cosa che assolutamente non serve a nulla, anzi è pericoloso perché una volta uno ha messo in moto
un calima ed era accelerato tutto. Vabbè. Se non sbaglio la molla si snerva quando lavora, non quando quando è stato. No, allora, la molla, se tu hai una molla che è lunga 5 cm e lavora fino a 10, vuol dire che da 5 a 10 è in regime elastico. Okay? Se superi i 10 è in regime plastico e rimane, diciamo, stirata, ma la molla è calcolata che se arriva a 10 la fai arrivare a 8, quindi è sempre lì, se no avremmo tutti i carburatori con le molle che se ne vanno per conto loro. Poi il discorso della prova temporale delle accensioni, quello che abbiamo visto prima, di cui abbiamo parlato stamattina, quando fate la prova delle accensioni è inutile stare lì 3-4 minuti col motore con un'accensione spenta e una accesa, è tutto tempo sprecato e anzi dannoso per le candele che sono spente, che non lavorano, si imbrattano, diventano nere. Quando poi voi selezionate l'altra accensione, mettete l'accensione spenta, la fate funzionare, il motore va male, poi mi telefono, il motore non va più. Come non va più? Andava ieri, allora scaldalo, mandalo a 5.000 giri per 3-4 minuti, fai la prova, poi infatti funziona perfettamente. Questa è un'altra cosa che non serve, cioè una volta che voi fate la prova, che 4-5 secondi, basta, non di più, se sentite che il motore gira bene, regolare, a 4 cilindri che non vibra, siamo a posto così. Un'altra cosa inutile assolutamente è la prova dei magneti col motore freddo. Il discorso di cui abbiamo parlato stamattina, le candele sono sporche, sono nere, il motore lavora male perché la benzina che entra picchia contro le pareti dei collettori, non è nebulizzata, si trasforma in goccioline, le goccioline bruciano malissimo. Finché il motore non è bello caldo non fate nessuna prova, che non serve assolutamente a niente. Poi il colore delle candele. Una volta una delle caratteristiche dei meccanici, diciamo così, della vecchia generazione era controllare la carburazione controllando il colore delle candele. Con le benzine che ci sono adesso e con gli additivi che ci sono adesso non serve assolutamente a niente. Se voi vedeste le candele di un motore a iniezione sembrano sabbiate, fanno paura, sono bianche. Perché? Perché l'iniezione tiene la carburazione sempre in modo impeccabile a qualsiasi regime di giri. Se voi mettete in moto il motore vostro a carburatori, fate un giro di campo e tornate indietro, smontate le candele, sono nere fumicate che fanno paura. Perché il motore è freddo, lo sballonzionamento che fanno i carburatori vanno a alterare il riempimento e il livello delle vaschette della benzina. Il carburatore risulta molto grasso e il motore di conseguenza lavora male. Quindi il colore delle candele non serve che voi smontiate una candela per vedere com'è il vostro motore. Funziona, va bene, va a 4 cilindri, lasciate stare, non toccate niente. Anche perché una volta è successo uno Sky Arrow, è arrivato da Roma, è atterrato a Parma, come è atterrato ha sputato una candela che si sono scordati di stringere. È andata bene. È andata bene, sì. Sono quelli che poi ogni tanto, ogni 30 ore guardano qua, guardano là, non andate accanto ai motori, non fateci mettere le mani accanto accorciando i tempi previsti dalla Rotas. Se la Rotas dice che ogni 100 ore dovete fare vuol dire che sono 150 quelle che possono diventare, non dico pericolose, ma possono arrivare al limite. È già tutto calcolato da loro. E lo stesso a cambiare le candele o l'olio a 50 ore non serve a niente, anzi, più ci andate accanto o più ci fate mettere le mani accanto, più c'è il pericolo di scordarsi qualcosa o di qualcosa di allentato La prova dei magneti va fatta a 4.000 giri perché è il regime ideale in cui se voi avete un malfunzionamento lo sente molto di più. Se lo fate a 5.000 lo sente già molto meno. A 1.000 addirittura, cioè il motore impazzisce e non capisce più niente. Però i 4.000 giri che la Rotax ha battezzato come limite per fare la prova dei magneti è la prova corretta, il regime corretto per vedere bene e capire se il motore sta funzionando veramente con tutte le candele o con qualcosa che non funziona. Poi chiudere la benzina per vuotare le vaschette, l'abbiamo parlato prima. È inutile fermare l'aeroplano e chiudere la benzina. La benzina eventualmente si può chiudere per paura che eventualmente una alta, se durante la notte un carburatore comincia a perdere, comincia a invasarsi, trovate la pozzanghera in terra, l'airbox pieno di benzina, questo sì. Ma se chiudete la benzina pensando di svuotare il carburatore, lasciate perdere che assolutamente non lo svuotate in nessun modo. Poi l'avviamento del motore per poco tempo durante l'inverno, come vi ho detto prima, lasciate stare perché è più deleterio che altro per il discorso dell'umidità nell'olio. E le due smanettate che facevamo prima, quando vi ho fatto vedere il carburatore prima di partire, non servono assolutamente a niente. Se lo fate per controllare se la manetta ha tutta la corsa, ok, ma darle 3 smanettate proprio è assolutamente inutile in tutti i modi.
Anche perché poi se l'impianto lo fate fare, lo fate in modo corretto, è anche più semplice trovare eventuali problemi. Se avete un sacco di fili, tubi, fascette che girano, roba coperta, roba protetta, la protezione sulla protezione della protezione, cioè ci viene fuori un macello che non riuscite neanche poi ad andare a recuperare il problema se succede qualcosa, che dovete andare a scoprire qualche malfunzionamento. Utilizzare i tubi in treccia sull'olio. Scusa? Utilizzare i tubi in treccia con intrecciati. Con l'acciaio fuori, l'acciaio esterno? Di solito le montano i Caterpillar per gli affari, tengono 25-30 bar. Considera che nel nostro impianto abbiamo 0,2 bar negativi in aspirazione e 0,2-0,3 bar nel ritorno. Niente. Perché la pompa lavora in depressione e che manda indietro l'olio, come abbiamo visto stamattina, è la pressione che si accumula nel basamento, che è una cosa ridicola. Quindi montare quei tubi lì, allora sarebbe più giusto montare i tubi con i raccordi graffati, aeronautici, ma di gomma, come c'è il Parker, l'Aerokeep, ce ne sono 3 o 4 marche che li fanno, ma quello con l'acciaio fuori... Qual è il prossimo a scadenza, 10 anni? Quale? L'Aerokeep, tutti quelli. Se sono quelli in silicone no, non scadono mai. No, silicone no, però gli Aerokeep originali sono quelli in gomma. Beh, ci sono anche quelli siliconici arancioni, Sì. Anche il Parker li fa certificati graffati, ma con la gomma fuori, non con l'acciaio. Il silicone non brucia. Beh, è un silicone particolare No, apposta. il silicone non brucia, è meglio. Sì, poi esatto. No. Quelli di silicone Andrea vanno meglio. Ma non è che vanno meglio, non li cambi, poi rimangono sempre morbidi, il vantaggio è quello. Non è che davo chiazzo sì. Tra l'altro adesso la Rotax nei motori a iniezione negli ultimi addirittura fanno l'impianto dell'acqua di raffreddamento con i tubi in silicone, per cui non devi più cambiarli. Anche perché cambiare i tubi in un impianto dell'acqua, in un 916 o 915 è da lavorare 3 giorni. E è sotto tutta la roba, penso che l'abbiano fatta apposta. Quelli azzurri, giusto? Sì, azzurri sono anche arancioni. Quelli arancioni sono sotto il mondo. No, sono anche per l'acqua. Questo tornando al discorso stamattina che è molto importante sul discorso della detonazione. Questa è una combustione normale. Il pistone arriva praticamente al punto morto superiore, avviene la scintilla, esplode, brucia la carica fresca della benzina e il pistone torna giù. Quando fa in preaccensione o comunque in detonazione, punti che sono espressamente non sotto la candela ma o sotto una valvola o sul cielo del pistone se c'è della incrostazione o comunque di fianco alla candela si incendiano prima ed esplodono, non bruciano, esplodono, e queste esplosioni distruggono i motori come abbiamo visto in quelle foto che vi ho fatto vedere. E una delle cause principali è il sovraccarico della MAP con i giri. Quindi voi se volete evitare quel lavoro qua, prima cosa montate comprate della benzina buona, 100 ottani, e siamo fuori già all'80% da questo problema, e non caricate la MAP più di quello che prevede la Rotax, cioè rispettate la tabella del manuale. In questo modo non avrete mai nessun problema. Questa è un'altra cosa che volevo farvi vedere. Questo è il tubicino di sfiato dell'olio, che era fascettato con 2 fascette accanto al raccordo qua e non sfiatava. Bello. Allora, un'altra cosa che dovete guardare, e quello potete farlo anche voi quando fate i controlli, questo è il tubo di arrivo della benzina al carburatore. Tanti montano il tubo che va dentro appena appena, mettono sulla fascetta e la tirano a pacco. A pacco vuol dire che la fascetta va a fine corsa e più di un tanto poi non la potete tirare. Se voi prendete il tubo e lo girate e gira, vuol dire che la fascetta non lo tiene stretto. Perché il principio meccanico sarebbe: il tubo deve andare sul raccordo stretto, cioè è infilato proprio a forza a pressione. La fascetta deve essere alla sicura. Il tubo non deve stare su perché c'è la fascetta. Non so se ho reso... Sì. Siamo andati a vedere quel Rebel che c'era fuori prima, anche quello lì. Vabbè, a parte, cioè, lo portiamo come esempio, ve l'ho fatto vedere, no? Esempio negativo, esatto.
Le fascette erano a pacco e tu prendi il tubo, gira. Perché? Perché più di un tanto la fascetta non può tirare, il tubo poi si schiaccia un po', secca e non fa più niente. Questo è molto pericoloso perché se si stacca venite giù e si ferma il motore. Vabbè, la pressione della benzina penso che faccia senza, non c'è niente da dire perché deve funzionare da 1,5 a 0,4. Quando mettete in moto la pressione ovviamente deve salire, quando fermate il motore deve scendere e tornare a zero, vuol dire che il ritorno al serbatoio funziona. Se vi rimane la pressione alta a 0,4, 0,3 quando fermate il motore, vuol dire che o non avete il ritorno al serbatoio, e questo è pericoloso per il vapor look, e anche perché vi rimangono in pressione i carburatori, lo spillo, tutte quelle, oppure che è ostruito. Quindi un'altra prova da fare, da controllare quando fermate il motore, che la benzina torni a zero, la pressione del motore che si normalizzi con la pressione atmosferica. Che si sia rotto lo strumento. Prego? O che si sia rotto. O che sia rotto lo strumento, certo. Scusa, una domanda. Quando tu vai in quota, quindi io faccio molta montagna, la benzina, la pressione della benzina tende a scendere. Certo, anche la MAP tutto diminuisce. Sì, però scende, diciamo, va verso lo zero. E anche con la pompa elettrica inserita? No, senza pompa elettrica. Ah beh, Se monti la pompa elettrica allora la ripristina. E beh, che vada verso lo zero è normale, viene a mancare la pressione atmosferica e lei poverina fa quello che può. Quindi arriva a quel limite lì. Io mi ricordo tanti anni fa avevo fatto fare un giro con un katana quello della Diamond, del motoaliante, a un amico, allora io volevo fare un po' il pilota esperto, ho detto ti porto a Parma a fare un avvicinamento sugli LS. Allora partiamo da Reggio Emilia, arriviamo su Parma gli chiedo se potevamo fare una procedura, dice sì, portate il livello, ci ha dato un livello, adesso non mi ricordo, e non ci arrivavamo col katana. Sempre accelerato tutto, a un certo punto Parma ci chiama, scusate ma cosa state facendo? Dice, no, adesso no, perché possiamo farlo diretto, no? Sono questioni che non riesco mica ad andare su per dirti, no? Cioè a un certo punto quando manca la pressione dell'aria, dell'atmosferica, i motori si fermano, cioè non ce la fanno più, ecco perché c'è il turbo compressore, no? Quindi è normale che ti vada a zero, però il motore non si ferma comunque, cioè quel minimo ce l'hai sempre. Diciamo che pensi un po'. Sì, c'è da farsela sotto se vedi la pressione che va a zero, però accendi le pompe elettriche e vai tranquillo. Questa è una candela di un motore che ha girato freddo. Se adesso arriva, eccolo qua. Cioè qui non si vede, qui ci sono gli elettrodi, Sì, vedo. C'è una roba schifosa veramente. Quindi provate a pensare a fare una prova dei magneti con 8 candele ridotte così. Come può funzionare bene il motore? È impossibile. Mentre invece queste sono 4 candele di un motore che funziona con una carburazione corretta. C'è un po' di diversità, ok. Poi tante volte quando si smontano le candele, quelle davanti sono sempre un po' più nere di quelle dietro. Bravo, perché davanti beccano l'aria diretta e le temperature sono sempre un po' più basse. Dietro prendono logicamente aria già calda, sono protette anche e tendono a scaldarsi di più e cambiare colorazione, però non è un problema. Voi non preoccupatevi di niente, se la prova dei magneti è corretta, volate tranquilli, non toccate niente, non telefonate anche al meccanico che gli rompete i coglioni e basta. Magari il capitolo dopo sul bollettino, il nuovo bollettino che ha... Il 079. Il nuovo bollettino che ha sconvolto tutto il mondo aeronautico. Ma quello è fatto principalmente per i costruttori, non per i piloti. L'estrazione delle strisce umane. Se i piloti, sì, infatti, se voi guardate nel 2016 c'è lo stesso bollettino, uguale. Guarda, ma il mandatorio è raccomandato. Allora, sono tutte raccomandazioni raggruppate nello stesso bollettino, raccomandazioni che sono venute fuori nel tempo, che la Rota ha sempre emesso e che non le legge mai nessuno, la solita storia. Nel 2016 c'è un bollettino che è il numero, non mi ricordo, che dice esattamente le stesse cose, uguali, è uguale. Ed è comunque riservato principalmente ai costruttori, perché sono loro che devono montarti i tubi di diametro corretto,
che se fanno una marmitta diversa devono controllare le contropressioni di uscita perché sennò il motore va male, che devono controllare le frebellature per il discorso del raffreddamento, La pompa del carburante deve stare più bassa possibile. tutte quelle cose lì, esatto, deve essere ventilata, cioè, se il costruttore, cioè io compro l'aeroplano, io non sono tenuto a conoscere, sei tu costruttore che mi devi dare una macchina a posto, di solito funziona così. Eppure quando facciamo delle manutenzioni troviamo delle robe che bisognerebbe denunciare veramente chi le ha costruite. Una volta abbiamo trovato, l'abbiamo messa anche su VFR, i tubi dell'olio, che sono quei tubi trasparenti con dentro la retina bianca che si usa per gli alimentari, per il vino. Se vi ricordate abbiamo messo la foto su VFR. Ragazzi, va bene tutto, però non lo so io. Ma si vedeva l'olio quando c'era. Ah, sicuro? Sì, che poi il problema è che si chiude se è troppo morbido. No, poi si gonfia addirittura. C'è stato un altro sul 914, ha No, ma messo... poi anche lì è pericolo FODA anche, Però minchia. dice che deve avere dei valori anche per il nuoto, nel senso. Certo, sì. Perché sennò si tappa proprio sì, col carico, si chiude. non è che si allarga, si chiude. No, tende a chiudersi, certo. Un altro errore che fanno tanti costruttori, fanno ad esempio dei impianti con delle curve molto strette, che finché è tutto freddo va bene, come si scalda, si chiude il tubo, perché si piega. Ci è successo più di una volta. E un'altra volta invece ci stavo dicendo con un 914, un aeroplano che è caduto, fortunatamente non si sono fatti niente, abbiamo fatto la perizia, anche lì abbiamo messo la foto su VFR Aviation, avevano messo il tubo che dalla turbina va all'airbox, un tubo da giardino, non so cosa, era diventato grosso così, Dio buono. e si è sfilato, chiaramente è rimasto senza compressore, questi qua si sono cagati addosso e sono venuti giù, non si sono fatti niente, ma anche lì quello che gliel'ha montato, porco cane, cioè un tubo così 50 di diametro, è grosso quello. costa 20 euro, cosa costerà? 25 euro, no? Eppure ne vediamo continuamente di quelle cose lì, continuamente. Allora, pressione del carburante 2,5, normale, tu spegni, caldo della Madonna, vai per riprendere l'aeroplano, sai, dai il master e trovi magari pressione più alta. È normale o c'hai uno sfiato che non... Cioè o il ritorno intasato o non ce l'hai addirittura, perché caldo freddo la pressione va a zero, la pressione atmosferica. Io ho trovato diversi velivoli, non solo uno dei miei che va su, poi metti in moto, l'aria fresca, raffredda, si ritorna a 2,5, non lo so. Deve andare a zero, assolutamente. Estate e inverno va a zero perché è sfiata, ritorna la benzina nel serbatoio, si normalizza tutto. Invece io in un caso leggo della pressione. No, invece è una cosa che non quadra. O il ritorno intasato o addirittura, come ti dico, non ce l'hai. Scusa, le nuove candele Rotax rispetto alle vecchie MGK, ma hai fatto un discorso su questo, no? Ah, sugli avanzati bisogna montare quelle originali MGK. Sì, allora se tu compri adesso un aereo nuovo, avanzato, con il motore nuovo, hai sulle candele a doppia punta e quando fai manutenzione devi rimontare la struttura. Su un basico monti quello che vuoi. Sì, però le candele a doppia punta fanno 400 ore. Quindi alla fine dell'opera, se fai due conti, più o meno siamo lì. Vanno montate anche sul 912S. Sì, sono gli ultimi tutti. No, perché al prossimo cambio di candele lo sostituiamo. Sì. E poi, come dicevamo stamattina, non è che la candela a due punte faccia due scintille, scintilla sempre una sola. La sicurezza di avere il doppio elettrodo, che se per caso succede qualcosa hai la possibilità che subentri l'altro, oppure come dicevamo la corrente passa dove fa meno resistenza, dove trova meno resistenza, una volta che consuma l'elettrodo che funziona l'altro diventa più vicino, la scintilla da sola passa dall'altra parte. Chi ha il motore a iniezione? Questo è lo schema di funzionamento del motore a iniezione. In questo caso vedete il generatore A che fa andare il regolatore A e il regolatore B, fanno praticamente funzionando tutti e due insieme, fanno andare all'ECU, l'ECU trasforma la tensione per le pompe e per il funzionamento del motore. Questa è la famosa scatola, la fuse box, questa qua. Adesso vedete che toglie il generatore A come se andasse in malfunzionamento
subentra il B in automatico, perché la centralina legge che l'A non va più, quindi sposta tutto il generatore sul B, il quale a sua volta passa sempre dalla fuse box, passa nel regolatore A, nel regolatore B, e il motore continua a funzionare nello stesso modo, esatto identico modo. Lo stesso identico, sì. Carica la batteria. Aspetta un attimo. Adesso vi fa vedere che toglie tutti e due i generatori, come se bruciasse tutto il generatore del motore. Un po' di pazienza, perché qua eccolo qua. A questo punto il generatore non funziona più, il motore non funziona più, però voi avete la batteria di backup. In questo caso, switchando praticamente l'interruttore, la batteria comincia ad alimentare lo stesso le pompe e la eco che fa andare il motore. In questo caso avete però l'autonomia che è proporzionata alla qualità e alla quantità di batteria che potete montare sull'aeroplano, e dopo, se vedete, consiglia anche addirittura, vedete, di staccare tutti gli strumenti per conservare più energia possibile per far andare pompe e motore. Visto che ci sono... Sì, non abbiamo mai provato a far andare il motore con la batteria di backup e basta, per vedere quanto, però di solito una batteria per far andare, perché le pompe consumano comunque, consumano molto le pompe, sì. Scusi, ho visto su internet una terza generatrice esteriore su 1.15 e 1.16. Scusa, non ho capito, una testa? Una terza generatore esterna sul PC Norelica. Beh, l'abbiamo visto montare, ma non penso sia una cosa di Rotax, un generatore ausiliario. No, esiste il generatore ausiliario. È una redondanza inutile. È una roba Rotax, esiste il generatore, sì, sì. Il terzo. Sì. Se altri carichi, Dal punto di vista della certificazione non è un... Allora, esistono due certificazioni degli aeroplani, la FAR 22 e la FAR 33. Se tu monti la FAR 33, che adesso io a memoria non le ricordo, comunque quella che prevede un generatore in più ancora di quello del motore, e si monta il generatore di fianco al riduttore con una cinghia, ma è Rotax, Sì, è fatto dalla Roy, Nippo Densol, quel generatore lì. È un po' lento, sente la stanchezza quel computer qua. Allora, queste sono le spie di allarme del 912 IS, linea A e linea B. In base a come si accendono potete fare quello che volete. Ovviamente se si accendono tutte e due e rimangono fisse è meglio stare a terra. Questo è quello che succede quando siete in volo. Adesso non sto qua a leggervi tutto perché tanto penso che... no, cazzo è. Esempio stupido, se si accende la linea B, nessun effetto sulla potenza del motore se fida al sistema alternativo, cioè passa dall'altra parte. Lo stesso se si accende la A. Se si accendono tutte e due in volo, la A e la B, e lampeggiano, teoricamente dovrebbe passare la batteria di backup. Se si accende la linea B rossa e la linea A lampeggiante, non c'è nessun effetto sulla potenza del motore e si affida sempre alla batteria di backup. Cioè il motore, in poche parole, la centralina è fatta in modo che il motore si ferma se resta senza benzina. Se no si ferma per il backup e rimetterlo a te. Cioè assolutamente sì, perché lui non lo sa che... certo, il backup di battery lo devi mettere tu. La backup battery fa ripartire le pompe, tu rimetti in moto e lui riparte. E generalmente c'è una batteria dedicata a questo o utilizza la batteria dell'utenza? No, utilizza la batteria dell'utenza. Infatti consiglio di metterla su con un po' di schiena per quel motivo qua, perché se metti su una batteria che appena ti metti in moto, se tu dovessi usarla per il backup, per il tuo... non dura niente. L'impianto elettronico del motore a iniezione, non so se sapete, è costruito dalla Rockwell Collins,
che se guardate su internet fa missili, fanno roba... Io lavoro alla Collis. Lo faccio senza raccontartela a te. No, però noi facciamo altra roba, tutta attuazione, io a Torino. Anche un mio amico lavorava in un impianto tessile, facevano i fili per i missili filoguidati. Facciamo un sacco di roba, noi facciamo tutta attuazione, insomma. Quindi... E comunque è fatta in modo che qualsiasi cosa succede ti porta sempre a casa, cioè l'ultimo step è fermare il motore. Loro modificano l'accensione, l'iniezione, i tempi di iniezione, i tempi dell'accensione, modificano tutto. Se resti senza benzina si ferma, se no a casa ci arrivi sempre, a meno che tu non resti senza alimentazione elettrica, si fermano le pompe. Però è fatto proprio in modo, anche il 915, anche il 916, l'elettronica è fatta in modo per portarti comunque sempre a casa, anche perché l'impianto della Rockwell è stato fatto per il Predator, che è il drone degli americani che monta un 914 modificato, e lì con quello che costa lui deve arrivare a casa, perché se si ferma il Predator perché rimane senza la candela sono milioni di dollari che se ne vanno, quindi è fatto in modo, cioè è una cosa militare in poche parole. Infatti se leggete le caratteristiche che le trovate su internet, ci sono della centralina, è stagna, resiste a urti fino a 50G, 60G, una roba impressionante, non è intaccabile dalle onde, cioè dalle cose elettromagnetiche, è un affare da guerra in poche parole. E uno però dei difetti, per modo di dire, che quando ad esempio gli attacchiamo il computer per vedere il funzionamento del motore, le anomalie, lei ti scarica tutto, cioè tu hai fatto 200 ore di lavoro, hai un'anomalia l'ultima ora, lei ti scarica tutte le 200 ore fino all'ultimo. E allora abbiamo chiesto, tramite Sorlini, l'ingegnere che c'era prima che se n'è andato, Matteo Comencini, se potevano modificare la diagnostica. È inutile che tu mi faccia vedere 200 ore di funzionamento del motore corretto, non mi interessa, fammi vedere l'anomalia e dimmi cos'è. E gli ha risposto che dal momento che è roba militare, che è roba non potevano assolutamente, cioè sarebbe costata una follia. Questo è quello che ci hanno detto, dopo poi, però potrebbe essere anche vero. Infatti se guardi, tu ce l'hai il 912S, e se tu guardi la centralina, cioè non ha viti, non ha coperte, è un monolite. I connettori devi segnare quante volte le stacchi, dopodiché una grande. I connettori 20 volte dopo 20 volte li devi sostituire. Comunque un bel motore, se montato bene è un motore molto godibile. C'è anche la doppia massa. Vabbè, questi sono gli stessi allarmi, sempre dello stesso motore se succedono a terra, però sono sul manuale, c'è tutto, quindi è inutile che stiamo qua che vi spieghi cosa significano le luci accese o spente, che tanto non cambia niente. Sì, scusa. Tra il 915 e il 916 la sola differenza è la map al decolo durante 5 minuti per 20 cavalli in più. Potenza massima continua è uguale. Sì, allora non ho capito perché il TBO del 916 è più alto che il 915. Perché hanno sperimentato il 915 e le modifiche che hanno portato al 915 per aumentare il TBO le hanno trasportate sul 916. Cioè il 916 è già nato con le migliorie che hanno potuto fare sul 915. Per lei non è un problema avere 20 cavalli di più sullo stesso motore che tutta la famiglia del 900? Avranno provato, spero. No, torna al famoso discorso che dicevamo prima del principio di Peter, no? Quello che abbiamo parlato, non so se c'eri quando l'abbiamo detto, che fai una cosa che è fatta bene, aumenti, va bene, aumenti, va bene, aumenti, va bene, aumenti, si distrugge. E lì probabilmente avranno fatto i loro conti, perché adesso a parte tutto le ruote non sono dei deficienti, cioè fare i motori sono capaci, anche se i motori per volare sono il 4% della loro produzione. No, il reparto aviazione della Rotax è il 4% della produzione di tutti i loro motori, infatti siamo considerati i fratelli poveri. Come quello che diceva prima lui sul discorso dei connettori, la centralina del 912 iniezione ha 3 connettori grossi così con 50-60 pin, e sul manuale c'è scritto che li puoi attaccare e staccare massimo 20 volte, poi li devi cambiare.
sono discretamente delicati. Infatti quando si montano i motori non si attaccano, ma si attaccano alla fine quando è tutto pronto, perché sennò attacca stacca, che poi costa delle follie. I circolari militari, quindi sì, gli Amphenol, quelli con la ghiera. Sì, sì. No, sono fatti bene, è tutta roba automotive comunque, non è mica niente di particolare. E che probabilmente sono delicati e questo è un altro diagramma fatto dagli americani. Adesso quando arriva, con calma. Ti è capitato di lavorare su un motore che originariamente era carburatori trasformato in iniezione? No, mi rifiuto categoricamente. Guarda, io ho fatto per 15 anni motori da corsa e per 15 anni ho avuto dei problemi, basta. Cioè, pensare di montare un motore elaborato o comunque modificato, modificato. Ma c'è già il motore a iniezione. Rimane a 100 cavalli. Ma sì, ma sono tutte da puffo inventore. Cioè, non ha mica senso. Allora, soltanto per farti un esempio, proprio il discorso dei motori modificati. C'erano delle ditte tempo fa, se qualcuno fortunatamente è sparita, qualcun'altra c'è ancora, che mettevano il turbocompressore sui motori normali. Okay? Però il 914, come il suo, ha il sensore della temperatura ambiente, il sensore dell'airbox, il sensore della temperatura dell'airbox, il sensore della pressione dell'airbox, il sensore su un carburatore per sentire la percentuale di manetta che stai aprendo, ha una centralina elettronica che comanda tutto. Quelli che mettono il turbo, cioè, non ha niente. Qualcuno ha sbagliato qualcosa, no? Cioè, però ad esempio che poi la modifica, cioè io vi ripeto, io ho fatto per tanti anni motori da corsa. Uno dei problemi grossi, quando tu elabori un motore, lo chiamano l'effetto palla di neve. Cioè, tu fai un motore che fa 10.000 giri, ne fai fare 11, si rompe la gabbietta della biella, allora la fai un po' più grossa. Fai 11.500 giri, si rompe lo spinotto, lo fai un po' più grosso. Tieni lo spinotto, si rompe il pistone, lo fai un po' più grosso. Alla fine dell'opera, sai la palla di neve? Fai un bombardiere. Cioè, il problema è quello che non hai mai finito, veramente, cioè tu risolvi un problema e ne crei 3. Poi se pensate, normalmente quando vengono progettati i motori, il coefficiente di sicurezza è 1,5, 1,3, 1,5. Quindi vuol dire che se tu hai un pezzo da 10, puoi portarlo a 11, se lo porti a 12 è già critico. Però se lo elabori devi dargli per forza, poi si rompe tutto. Perché poi arriva un punto dove non riesci più a sostituire perché ormai ti manca gli spazi. Dopo cosa sostituisci? Esatto. C'è un altro motore, originale, standard. Testato. Questo qui è un altro diagramma che non mi sono scordato di farvelo vedere prima, che mostra le categorie di 2 motori, praticamente quelli più utilizzati nel campo delle potenze dei 100 cavalli, e mostra le rotture e che cosa sono state causate. Ad esempio il Continental, l'A65, che è un 100 cavalli, 100, guardate quante rotture ha rispetto al Rotax nel cuore del motore, poi non è specificato cosa, comunque saranno rotture meccaniche. Poi il controllo dell'iniezione e dell'alimentazione, probabilmente elettrica, qualcosa del genere, guardate quante ne ha il Continental e quante poche ne ha il Rotax. Mentre andiamo sul parto olio, il sistema dell'olio ha molte più anomalie il Rotax che il Continental. Ma questo perché? Perché il Rotax ha radiatore, tubi del radiatore, pompe dell'olio staccata dal motore, può avere problemi di flabellature, cose che il Continental non ha. E la stessa la storia dei carburatori, guardate quante anomalie il Rotax ha rispetto al Continental sul discorso dei carburatori. Che i carburatori comunque può essere anche il cavo che si stacca, la leva che si stacca, la molla che perdi, c'è roba che il Continental non ha perché c'è un carburatore solo ed è azionato da una leva meccanica senza senza nessun ritorno che possa danneggiare qualsiasi funzionamento. Poi il discorso del raffreddamento, il Rotax è raffreddato a acqua, quindi i problemi che può avere il Rotax non ce li ha sicuramente il Continental perché è raffreddato tutto a aria. Per contro il Continental pesa 120 kg, il Rotax ne pesa 56.
quindi se tanto mi dà tanto, fate voi. È una persona in più a bordo. Eh sì, è come se andaste in 3. Esatto. Penso che dovremmo aver quasi esaurito gli argomenti. Comunque molto importante, tornando al discorso prima del bollettino 79, è il carico del motore con la MAP, i giri e la benzina buona. È l'unica cosa che potete fare voi, tutto il resto è lasciato ai costruttori o comunque chi ha fatto l'aeroplano, chi vi assembla l'aeroplano o chi vi fa le manutenzioni. Voi curate la benzina, prendete la benzina buona, possibilmente con poco etanolo, calcolate bene la MAP in base ai giri e problemi non ne avrete. Fate fare i controlli previsti alle ore previste, basta. Non? No, vabbè, sei bravo sì. Dipende. Se sei timbrino. Però se c'è un cugino meccanico Rotax non puoi andare. Quale scusa? 158, 50. Questa qui non è una pipetta, questo qui è lo stelo di una valvola. La valvola in curva quella. È quello che è rimasto di una valvola. Di questo. No, aspetta. Eccola la valvola, la vedi piantata là dentro? Oh già. Bella inchiodata. Sono cose che restano queste. Innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare Andrea per la sua gentilezza, quindi speriamo di fare in seguito nuovi incontri non legati magari strettamente al discorso motoristico, però ci proponiamo questo nel 2025 se ovviamente siete interessati a questo. Grazie Andrea, Grazie. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora l'Icaro Fly School per averci ospitato per questo bel trattato sui motori di Andrea Minari e ovviamente ringrazio Andrea Minari della Microfly per averci dato questa opportunità. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta e buoni voli!